The first Monster was born from a formula that was ingenious in its simplicity: everything you need, nothing more. With a chassis derived from Superbike and the best engine for road use, the 1992 Monster combined character and performance, immediately winning the hearts of countless motorcyclists. Since then, the Monster has created a global community of enthusiasts, the Monsteristi, who still cherish its spirit and celebrate its history. In over 30 years of evolution, the Monster has been able to renew itself without ever losing its identity. From the 900, 600 and 752-valve engines to the more recent Desmo Quattro and Testastretta versions, each generation has brought technical and stylistic innovations. While keeping the original soul intact, unmistakable personality, the new Monster, redesigned from scratch, combines lightness and technology with unmistakable aesthetics, reinterpreting the style of the first Monster in a modern key. More streamlined, sporty and compact, the new Monster captivates by reviving the stylistic features that have always distinguished the naked bike par excellence: the headlight framed by the shoulders of the tank, the single seat for rider and passenger, and the short, lightweight tail, the bison back tank, which has always been a distinctive feature of the Borgo Panigale naked bike, has been redesigned to maintain the slimness of the current Monster while restoring the muscularity typical of the Monster and incorporating the front air intakes introduced with the second generation. The headlight, which in motorcycle design is the true face of the bike, is full LED, with a robotic and modern look that recalls various stylistic elements of the Ducati range. The double C shape is in fact the optical signature that unites Ducati naked bikes, made even more distinctive here by the two side cuts that recall the front of the Panigale V4. The new V2 twin-cylinder engine, modern and characterized by its clean aesthetics thanks to precise technical choices, is the perfect engine for the Monster. The naked bike from Borgo Panigale has always had the V-twin, a noble engine characterized by slimness, optimal weight distribution and reduced vibrations thanks to the perfect balance of first-rate forces. As one of its technical and stylistic pillars, the Ducati V2 is lightweight, -5.9 kilograms compared to the previous Testastretta Evolution, and high-performing, thanks to IVT, intake variable timing, distribution, and characterized by very low running costs, the 45,000 kilometers per 28,000 miles. Maintenance interval for valve clearance checks is an absolute benchmark for the category. The IVT variable timing distribution system allows the Monster engine to combine smoothness at low revs, vigor at medium revs and power at high revs, 111 horsepower at 9,000 revolutions per minute, 110.7 HP, 81.4 kilowatt for the USA version, delivering more than 80% of its maximum torque between 4,000 and 10,000 revolutions per minute. Thanks to this responsive power delivery, a traditional feature of the Monster, and to a comprehensive, sophisticated electronic management, the new V2 delivers its performance safely and without ever being demanding for the rider. The new Ducati V2 is a stressed part of the chassis. The latter is based on a monocoque frame, a double-sided swingarm inspired by the Ducati Hollow Symmetrical Swingarm of the Panigale V4 and a rear subframe consisting of a technopolymer element and a trellis. This technical layout, combined with the engine, contributes to making the new Monster even lighter than the already lightweight previous model, -4 kilograms, for a total weight of 175 kilograms with an empty tank, and therefore agile and easy to handle in every situation. The 43mm upside-down fork and monoshock, both by Showa, have been specifically calibrated to optimize comfort in everyday use and sportiness on mixed riding, confirming the dual soul of the Ducati naked bike. The new Monster is stable and gives confidence to its rider, while remaining agile and enjoyable. The Brembo braking system is based on dual 320mm front discs, with M4.32 radial calipers and dedicated pads, developed specifically to offer a softer initial bite combined with high braking power. This makes the Monster safe and fun to ride when exploiting its performances, while also being very manageable in an urban environment. The Diolo Rosso for tires, in sizes 120/70 and 180/55, are Pirelli's top of the range for road use, offering grip and safety. The rider sits on a lower seat, 815mm, which can be lowered to 775mm by adopting the accessory low seats and lowered suspension, that is narrower than the previous model, making it easier to put your feet on the ground.
The higher, forward-moved handlebars increase the feeling of control in sporty riding and at the same time define a comfortable riding position when the ride gets more relaxed. The side panels with grip surface support the rider when braking, while also becoming a stylistic element that celebrates the history of the Monster through the Ducati crest proudly displayed on the lower part. La moto di cui parliamo oggi è un vero e proprio simbolo dell'eccellenza motociclistica italiana. Il suo nome è Monster. Una vera e propria icona, una moto che ha diviso la storia del motociclismo fra un prima e un dopo, inventando letteralmente il segmento delle naked sportive moderne. Era il 1992 quando al Salone di Colonia il Monster comparve per la prima volta sullo stand Ducati. Tutto ciò che serve, niente di più, design inconfondibile. La ricetta era ed è tanto semplice quanto efficace: abbinare un motore sportivo, ma perfetto per l'uso stradale, a una ciclistica di derivazione superbike con uno stile e una personalità unici. Come poche altre icone nel mondo auto e moto, la flyline del Monster nasce nel 1993 e la si riconosce ancora oggi al primo colpo d'occhio. Nel corso di oltre 30 anni il Monster si è costantemente rinnovato. Ogni generazione ha saputo mantenere intatta
l'anima originale, adattando allo stesso tempo le tecnologie più moderne. È sempre rimasto un pilastro della gamma Ducati, mettendo letteralmente in moto intere generazioni di motociclisti e creando una vera e propria comunità, i monsteristi. Oggi, come oltre 30 anni fa, il Monster continua ad incarnare l'essenza Ducati. E ora è arrivato il momento di addentrarci in quella storia che è diventata leggenda per raccontarvi la quinta generazione di questa icona. Più di 30 anni di carriera, quindi. Possiamo tranquillamente dire che stiamo parlando di un pezzo di storia. In questa Ducati World Premiere vi porterò attraverso i reparti cardine, dove è nato il nuovo Monster, e parleremo con le persone che l'hanno creato. Partiamo da un reparto fondamentale, il centro stile Ducati. Andrea, abbiamo detto che parliamo di un'icona, ma per un designer che peso ha un nome come Monster? Grandissimo, un peso davvero molto grande perché, come dicevi tu, stiamo parlando di una icona, una moto che è nella storia del motociclismo e quindi per un designer c'è questo misto fra il timore reverenziale di andare a toccare una moto così importante e dall'altro la volontà di lasciare il segno nella storia del design motociclistico, perché chi disegna un Monster immancabilmente diventa un designer di fama mondiale. Non vi è designer al mondo che non sia affascinato dal concetto che sta alla base del Monster. Un concetto che Galluzzi descriveva con poche parole ma in modo molto efficace. Diceva che per divertirsi in moto servono solamente un motore, due ruote, un serbatoio, una sella e un manubrio. È un'estrema sintesi ma rende bene l'idea di questo concetto. Beh, un concetto apparentemente semplice, verrebbe da dire. È un concetto semplice ma è l'esecuzione che è complicata, perché noi adesso parliamo di una moto rifinita in ogni dettaglio, disegnata in ogni dettaglio, ma la cosa importante è che il Monster deve mantenere la sua vera anima, il suo DNA, l'idea iniziale di Galluzzi, quindi un qualcosa di essenziale, puro e soprattutto estremamente riconoscibile. Il Monster è un brand e in oltre 30 anni di storia si sono succedute molte generazioni. Internamente identifichiamo queste generazioni con il nome del designer che si è occupato del progetto stilistico, non con un numero. Per noi quindi ci sono il Monster di Galluzzi, il Monster di Bart, il Monster di Fabbro, il Monster di Amato e adesso il Monster di Mirko. Mirko, ci siamo. Parlami del tuo Monster. È chiaro, vederlo finito è emozionante, soprattutto perché è il Monster più leggero e tecnologico di sempre. Qui abbiamo provato a trovare il giusto bilanciamento tra il richiamo al passato, ma una contemporaneità estrema. Esatto, perché poi il Monster è sempre stata una moto essenziale, caratterizzata da alcuni elementi iconici come il serbatoio, la sella, il proiettore, quindi dai, entriamo nel dettaglio di questa nuova generazione. Il serbatoio è l'elemento più importante del design di questa moto. Abbiamo provato a mantenere la snellezza del Monster attuale, però al tempo stesso a ridargli quella che è la muscolarità tipica dei Monster. C'è un elemento caratterizzante nella parte frontale, ci sono queste prese d'aria che, oltre ad essere un richiamo alla seconda generazione, ci permettono di avere una sterzata molto ampia. Se nel serbatoio abbiamo provato a citare quelle che sono le leggende del passato, nel proiettore abbiamo cercato una modernità estrema. Proiettore full LED, nero lucido, DRL a doppia C come nei Naked Ducati e c'è un richiamo al Panigale V4 con l'interruzione del DRL. Ok, full LED, DRL, indicatori di direzione dinamici, tutto molto interessante, ma c'è un altro elemento che secondo me è molto interessante di cui parlare, nella parte più laterale. Le fiancate queste le abbiamo introdotte con questa generazione per smaltire l'aria calda che arriva dal radiatore e questa texture ci permette di avere un contatto con la moto più tattile per sentirla di più sostanzialmente. Ok, però io volevo parlare di questi numerini che hai scritto qua. L'easter egg sono le coordinate di Borgo Panigale, quindi se le inserisci in un navigatore praticamente ti riportano dove è nata la moto. Torna a casa. Esatto. Continuando sulla coda troviamo l'iconica sella unica sostenuta da dei telaietti in materiale composito super leggeri che arrivano su un telaietto traliccio. Anche qua citazione del passato.
Lo vedi Ducati Red sulla versione rossa. Sulla versione Iceberg White è nero. Ok, esatto, quindi abbiamo due colori, rosso e bianco, e poi abbiamo anche due versioni. Qua abbiamo la Plus con la coversella e il cupolino. Esatto, c'è tutta una serie di accessori sviluppati apposta per questa moto, come la sella Sport, lo scarico sviluppato direttamente con Termignoni, il puntale, dei componenti in carbonio o in alluminio ricavati dal pieno. In tutto ciò, Mirko, non hai lavorato solo al design del nuovo Monster, ma hai anche ideato il nuovo logo. Sì, abbiamo creato un logo dedicato alla moto che si ispira direttamente alle forme iconiche del serbatoio del 93, che formano una M, la M di Monster. Nel 93 il Monster ha inventato l'essenziale. Noi oggi lo reinventiamo in chiave contemporanea, perché alcune cose non cambiano mai, evolvendosi sempre, come fanno le leggende.